Avevo fatto un video sul concetto di marginal gains, no? Confrontando quanto importante sia lavorare anche su questi piccolissimi incrementi della propria prestazione, ma ovviamente soltanto quando si è già lavorato a fondo sui fondamentali. Il concetto di marginal gains è qualcosa che viene dal mondo dello sport e chiaramente riguarda gli atleti d'élite che hanno già in qualche modo raggiunto un livello altissimo di prestazione e quindi poi curano i dettagli dell'aerodinamica, del casco nel ciclismo, no? Del tipo di bici, eccetera, eccetera. Ci sono marginal gains in ogni sport, quindi. Però ho fatto un esempio sbagliato e me ne rendo assolutamente conto, cioè ho fatto l'esempio del ciclista che si rade le gambe sperando di andare più forte e ovviamente mi ero detto, io tra l'altro ho fatto ciclismo, quindi lo so, il ciclista si rade le gambe in particolar modo perché se cade si ferisce ovviamente la pelle senza peli è più facile da trattare e anche perché facendo molti massaggi effettivamente avere le gambe rasate è meglio. È vero, assolutamente vero, ma era un esempio, forse un esempio sbagliato, ma era soltanto un esempio per far capire quanto sia facile per tutti noi cadere nella trappola di curare il dettaglio e non curare invece i fondamentali. Allora, dimentichiamoci le gambe rasate, e ripeto, non è per giudicare, è solo per far capire, ma guardiamo per esempio a quanto un ciclista magari investe nella propria bici, nelle ruote speciali, appunto nel casco, negli indumenti, ma magari non investe altrettanto nella sua nutrizione, nella preparazione atletica di base. Quindi è soltanto per far capire come la mente tende più facilmente ad andare verso i dettagli che verso le cose fondamentali. Ma perché? Molto semplicemente perché i fondamentali costano più fatica alla mente e anche al corpo. È chiaro che avere, e ripeto è solo un esempio, la bici super spaziale, la migliore che ci sia in commercio, è una questione di investimento economico, ma non è una questione di grande fatica che devi fare. Mentre decidere di seguire un certo tipo di nutrizione, di fare anche la preparazione atletica, per esempio in palestra, eccetera, eccetera, richiede un investimento di tempo e di energia molto più alto. Perché facevo questo esempio? Non tanto perché sia importante nello sport, perché tende a succedere la stessa cosa nell'ambito della longevità. Premesso che siamo arrivati ad un punto in cui sono talmente tanti i consigli che si sentono e tutto il contrario di tutto, che io ho smesso di darli questi consigli perché trovo che oggi si rischia solo di fare più confusione. Quindi esistono professionisti, in particolare medici, preparati in questo settore e rispetto ad anni fa ce ne sono molti di più, quindi credo che sia meglio una personalizzazione massima lavorando direttamente con un professionista preparato. Ma appunto nell'ambito della longevità sta succedendo la stessa cosa, quindi si sente parlare di cose complicatissime, dell'ultima generazione di biomarcatori, di interventi che magari sono tutt'altro che validati peraltro, quindi non ci sono dati sufficienti per sostenere che siano effettivamente efficaci e si sente parlare molto meno dei fondamentali, che invece sono assolutamente validati. Sappiamo ormai da moltissimo tempo quanto importante sia nutrirsi in maniera sana e non commettere errori sul piano nutrizionale. Sappiamo quanto importante sia l'attività fisica regolare, sappiamo quanto importante sia il sonno, la gestione dello stress e certo sono tutte tematiche meno sexy che venire fuori col video, no, con l'ultimo biomarcatore fondamentale che non può mancare nella tua routine di ottimizzazione, a parte il fatto che tutta questa ottimizzazione finisce anche con generare un certo grado di ansia, perché non è che viviamo per ottimizzarci, semmai dobbiamo ottimizzarci un po' per vivere meglio, ma non si può rovesciare, no, questa dinamica. Ma soprattutto io torno a dire, ci sono alcune cose, nello specifico sono stato da poco in Technogym a fare un meeting molto bello con il fondatore Nerio Alessandri e soprattutto lo sport, l'attività fisica. Se più persone facessero attività fisica regolare, la nostra società si trasformerebbe in termini di salute. Eppure ancora i dati confermano che la stragrande maggioranza di persone rimane sedentaria o con livelli di attività fisica insufficiente. Allora sarà meno interessante, farà meno notizia, ma io credo che sia più serio e più utile insistere sul educare le persone a prendersi più cura di se stesse partendo da queste cose fondamentali.